amici del bosco, oggi facciamo un semenzaio per il mese di febbraio e siccome fa ancora freddo prepariamo anche un letto caldo. E cosa serve per fare un letto caldo per le nostre piantine che dovranno crescere? Semplice, il letame! Stiamo recuperando una materia veramente preziosa, il letame, che in questo caso ci serve per produrre calore. Palare il letame è un'attività onorevole e molto costruttiva, è piacevole, ecco. Poi c'è un profumo quasi di formaggio, vero? Cassaforte ci sono. Siamo pronti per far partire il nostro nuovo letto caldo. Abbiamo liberato lo spazio, abbiamo trovato un sacco di lombricompost con i lombrichi. Ce ne sono altri a terra che saranno pronti al momento giusto per risalire nuovamente lungo sopra il letame. Intanto però c'è la fase calda, in quel momento sicuramente si nasconderanno. Quello che si vede bene è il nostro bioroglio che avevamo preparato per ossigenare anche dal basso il compost, ancora attivo, si vedono i legnetti che faranno passare ossigeno e quindi il sistema dovrebbe funzionare. Questo qui è semplicemente il risultato della lombricompostiera che abbiamo avviato l'anno scorso. Ok, in basso teniamo questa rete che poi ci aiuta a rimuovere il lombricompost quando è pronto. La rete serve anche per difendere i lombrichi dalle talpe, non si sa mai, visto che una talpa c'è che circola, dovesse passare da sotto, se li mangerebbe tutti. Questo è il nostro spazio per il letame fresco che deve ancora fermentare, quindi produce calore. E questo è il nostro letame di pecora fresco. Abbiamo scelto il letame di pecora per convenienza, perché era quello che era più a portata di mano, quindi più vicino al luogo, quindi diciamo aveva un dispendio energetico inferiore. È un letame che comunque comprende tantissima paglia, quindi per quanto il letame di pecora sia un letame molto forte, molto ricco d'azoto, nemmeno troppo adatto per il lombricompostaggio, è però molto adatto per le fermentazioni ad alta temperatura, quindi a noi ci va bene questo. No. Sono stata pessima! Aspetta. Andiamo col secchio più grande e vediamo se faccio casino anche stavolta. Apriamo dal basso. E adesso è il momento di mettere un po' di pollina, perché come vedete abbiamo del materiale molto carbonioso e se vogliamo far partire una fermentazione forte e che produca calore abbiamo bisogno di dargli dell'azoto. Eccola! Questa è la pollina. Cerchiamo semplicemente di mantenere il cumulo il più compatto possibile per evitare perdita di temperatura, quindi viene logico cercare di creare una montagnola. La struttura che stiamo utilizzando è fatta tutta con materiali di recupero e naturali. Abbiamo delle balle di fieno come base che ci fanno da contenitore e poi ci serviva qualcosa di trasparente per la fase serra. Abbiamo utilizzato delle vecchie finestre. Abbiamo creato il nostro cumulo che sicuramente adesso fermenterà. Abbiamo un bel termometro per monitorare tutti i giorni la temperatura sia di giorno che di notte e se vediamo che le cose vanno come sperato potremo utilizzarlo anche per tenere al caldo le piantine del semenzaio. Questi vetri, ovviamente anche quelli superiori, servono perché tutte le serre devono essere coperte a 360 gradi, quindi anche dalla parte alta. In questo momento copriamo semplicemente perché vogliamo capire quando la serra è chiusa che temperature raggiunge. Questo ovviamente ha la funzione di trattenere il calore, in questo caso, anzi di convogliare i raggi solari e quindi aumentare la temperatura. Potrebbe succedere di tutto, la temperatura potrebbe salire troppo, allora dovremmo essere pronti ad aprire il vetro. O forse potrebbe succedere che le temperature basse di questi giorni non permettano uno sviluppo di calore sufficiente.
Questo significa che dovremo attendere ancora un po' che la stagione vada verso il suo verso. Quindi diciamo tenere coperto e avere una struttura completamente protetta è fondamentale se vogliamo mantenere il calore che andiamo a produrre con la fermentazione del letame. E adesso procediamo con le semine, vediamo cosa possiamo provare a mettere a febbraio. Naturalmente lo facciamo in maniera protetta, cioè creeremo il nostro semenzaio e poi lo metteremo in un luogo calduccio, diciamo. Nel mio caso abbiamo uno spazio in garage con una bella finestra luminosa che in genere funziona bene, in attesa poi di trasferire tutto nel nostro semenzaio che si sta scaldando. Cosa serve per fare le semine? Un po' di materiali di riciclo. Questi, se comprate le piantine ogni tanto ne avrete tantissimi. Io recupero diciamo quelli delle piantine. Per fare le cipolle, Carlo, mi hai preparato una cosa molto semplice. Una semplice cassetta con, potete usare fogli di giornale, potete utilizzare cartone, potete utilizzare qualcosa che impedisca ovviamente al terriccio di cadere giù dai buchi. E per le cipolle, che sono piante che hanno bisogno di alcune pratiche particolari durante la crescita, questa è la situazione migliore se non decidiamo di farle direttamente a terra. E poi ci serve il terriccio, il materiale su cui far crescere le piantine. Allora lì ci stiamo sperimentando con un mix. Io amo recuperare la terra della talpa. La talpa ha questa caratteristica di lasciare i suoi mucchietti di terra friabilissima e quindi è un'ottima base. Più ci aggiungiamo il compost e anche un pizzino di cenere ci abbiamo messo. È un buon mix, possiamo ovviamente facilitare il tutto utilizzando del terriccio pronto, che chiaramente migliora la struttura del nostro terreno dentro il vasino, perché quando andiamo a fare una semina è molto importante che le radici che stanno emergendo abbiano lo spazio necessario, il terreno soffice e soprattutto l'umidità. Utilizziamo un contenitore dove fare il nostro mix, una parte di terra del posto, in questo caso la terra scavata dalla talpa, quindi molto fine. Assicuriamoci che la terra sia ben asciutta, che sia comunque priva di sassi, che sia priva di materiale grossolano, perché altrimenti andrà a invadere lo spazio all'interno dei vasini, lasciando poco spazio per le radici. Qualche sassolino c'è, lo tolgo, ma insomma sono abbastanza poco. Qualche piccola parte drenante può essere utile, possiamo aggiungere anche della sabbia volendo, o della perlite o dell'altro materiale drenante, può essere utile, e dipende un po' da come scegliamo di fare il nostro mix. Questo è un compost piuttosto vecchio, tra l'altro c'è una piccola percentuale di cenere, è mischiato comunque con un po' di terra, diciamo che è un materiale abbastanza leggero. Ne metterò più o meno il 50%. Nel caso in cui dovessimo aggiungere altro materiale quale la torba, o del materiale che ha bisogno di essere bagnato prima di essere messo dentro il vasino, allora questo è il momento in cui si può fare l'innaffiatura, bagnando magari con una pompetta, bagnando in maniera nebulizzata e cercando di distribuire l'acqua al meglio possibile. Ma qua abbiamo un terreno comunque asciutto ma non completamente secco, quindi un tenore di umidità buono e soprattutto non abbiamo l'effetto idrofobo che può avvenire quando si utilizza o la torba oppure dei terricci di scarsa qualità. Per le cipolle possiamo seminare a spaglio dentro la cassetta, oppure, se la cosa ci facilita, possiamo scavare dei piccoli solchetti con il dito e fare le semine direttamente là dentro. Io ho preso altra terra di talpa, la sto setacciando per togliere appunto sassolini e impurità, e così è una bella terra fina. In questo periodo, se non abbiamo un ambiente riscaldato, le semine sono molto limitate, quindi possiamo tentare dei piselli, possiamo tentare le cipolle per l'appunto, possiamo provare la bietola, magari le carote, oppure anche rucola, insalate. Difficilmente ci verrà qualche cosa se abbiamo terreno aperto e campo aperto, ma possiamo creare dei piccoli microclimi se non abbiamo posto in casa. Ci scrivo che si tratta di cipolle, altrimenti ce lo dimentichiamo. Abbiamo messo cipolla rossa di Lucca. A me piace molto utilizzare anche la terra del mio orto per il semenzaio, perché vado ad insegnare subito alle piantine qual è il tipo di terreno sul quale dovranno vivere. Adesso utilizziamo proprio le formelle per mettere i nostri semi. Metteremo un po' di bietola,
un po' di insalata e anche qualche pisello. La talpa batte fiacca, deve lavorare di più. Fare il semenzaio non è una cosa facile, anche quello che stiamo facendo adesso con ogni cura potrebbe anche non andare a buon fine, però ci sono tanti vantaggi. Allora, uno è il risparmio, perché lavoriamo con i semi, quindi costano molto meno se li dobbiamo comprare, se ci riproduciamo da soli, ecco, sono addirittura gratis. Risparmiamo tanto, ma abbiamo anche la possibilità di coltivare maggiore varietà, perché di solito i vivaisti specializzati si concentrano su determinate piante, che ormai sono quasi sempre delle ibride, delle F1, e quindi io trovo insomma difficile trovare le piantine che desidero. Quindi il passaggio dal semenzaio è importante, ci vuole però tanta pazienza, perché oltre al lavoro che abbiamo fatto oggi, poi ogni giorno dovremo andare a controllare e a mantenere sempre il terreno umido, ma solo umido, senza compattarlo troppo, quindi insomma ci vuole lavoro. Fare le proprie piantine è una grande soddisfazione e dà tanti vantaggi poi sull'orto. I vantaggi più grandi del fare le nostre piante riguardano sicuramente la qualità della pianta, perché andremo nel corso degli anni a selezionare piante abituate ai nostri terreni e quindi alle caratteristiche sia climatiche che del suolo in cui andremo a coltivarle, quindi più robuste, più forti, più produttive. E ovviamente poi ha una valenza politica. Riuscire a salvaguardare il seme, salvaguardare la biodiversità, essere noi stessi banche del seme, creare alla fine anche reti con cui possiamo scambiarci il seme e cercare di promuovere la pratica di diventare sempre più autosufficienti nella produzione del nostro cibo, è ovviamente un qualche cosa che passa dalla produzione delle nostre piante. Parto dai piselli, sono i piselli nani, questi sono facili da mettere, ne metto 2 per ogni cosa perché potrebbero non germinare. Va bene la profondità? Come regola di base ogni seme dovrebbe essere sotterrato il doppio della sua dimensione. Ovviamente è una regola un po' così, che dà un'idea. Questi sono semi di bietola e sono autoprodotti, sono abbastanza facili e sono anche abbastanza grandi, quindi le bietole possiamo riprodurle facilmente da soli. Fatemi sapere voi cosa state seminando, se avete una postazione coperta, come vi siete organizzati. E se il video vi è utile mettete un like e magari condividetelo. È importante segnare cosa si è seminato e anche quando lo si è fatto. Oggi è l'8. Il seme è quello bianco piccolo, mentre il resto sono petali e altri pezzi dell'infiorescenza. Critico perché la canasta ha i semi piccolissimi e si è alzato il vento, ce li porta via. Fatelo al chiuso. Oggi ci siamo sforzati di recuperare le risorse che avevamo a disposizione. Siamo andati a prendere il letame vicino casa, abbiamo recuperato addirittura la terra della talpa, il vecchio plateau delle piantine usato e così via. Si possono fare le cose con anche materiali naturalmente professionali acquistati, magari è più facile vedere i risultati, ma non per tutti può essere accessibile tutto questo. Noi vogliamo che l'orto sia qualcosa che possano fare tutti quanti. La nostra sperimentazione di serra riscaldata o cassone riscaldato sta andando avanti, quest'anno proveremo nuovamente. L'anno scorso abbiamo utilizzata come base per una progettazione e per mostrare come facciamo la progettazione in permacultura. Quest'anno tenteremo nuovamente di farla funzionare, vedremo i risultati in futuro. Può andare il processo più o meno bene in base al tipo di letame che avete, in base alla temperatura, in base agli materiali che avete utilizzato. Anche voi, se volete, provate a sperimentarla e magari raccontateci un po' come vi è andata. Andiamo a mettere le piantine al riparo e andiamo a metterci al riparo anche noi perché fa freschino. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, non ci fate mancare il like e mettete tutti i commenti che volete, cerchiamo di rispondere a tutti. Ciao!